Per descrivere la canzone di oggi, partiamo dalla parola gentrificazione. Sì, avete sentito bene, gentrificazione, con la G di Genova. Deriva dall'inglese gentry, che indica la piccola nobiltà, una borghesia benestante. Questo è Stay, un podcast in pillole sugli U2. Questo termine lo si usa per indicare il cambiamento socioculturale di un'area urbana, da popolare a borghese. Questo tipo di cambiamenti sono o spontanei o forzati, e tra gli anni 70 e 80 del XX secolo, in molte città europee, soprattutto nell'allora blocco occidentale, si è cercato di forzare questi cambiamenti offrendo a famiglie con ridotte possibilità economiche di spostarsi nelle periferie a costi inferiori. Anche Dublino ha vissuto questo spopolamento del centro in favore delle periferie. Gli immobili, abitati dall'allora classe proletaria, venivano acquistati da imprenditori che offrivano alternative economiche lontane dal centro. Quegli immobili poi venivano distrutti per creare edifici più adatti alla classe borghese che li avrebbe comprati. L'immagine che torna dall'ascolto della canzone è quella di un bambino che, dovendo cambiare zona dove è cresciuto, si diverte per l'ultima volta tra le macerie del palazzo dove abitava. Sembra quasi il dialogo con il proprio padre, il quale, disperato, chiede cosa può fare adesso, cosa può dire. Il ritmo della canzone segue quella distruzione e i dubbi e la disperazione di questo padre. Quindi abbiamo il palazzo che crolla, il bambino che gioca e continua a farlo. He says he'll change the world someday. Lui dice che un giorno o l'altro riuscirà a cambiare il mondo. Il bambino trova il lato positivo, anche quando il padre non riesce più a vederlo, perché deve pensare ad una soluzione. L'idea di quella soluzione non lo lascia tranquillo, ma la serenità del figlio a un certo punto lo fa gioire. Riascoltando questa canzone penso a quanti sorrisi delle mie figlie non ho visto perché vivevamo in un momento difficile. Se ci pensiamo bene, è giusto che questa canzone sia all'interno di quest'album di October. October è il secondo album. Come già sappiamo, alla fine del Boy Tour, Bono perde il suo libretto degli appunti, perde o glielo rubano ancora. Non sono riuscito a trovare un'informazione precisa su questa cosa. E quindi, nel momento in cui deve iniziare a registrare, è costretto ad improvvisare. Nasce allora l'album October come lo conosciamo adesso. E diciamo che ci è andata bene, quindi da una cosa negativa, il fatto che lui non riusciva a trovare quel libretto, è scaturita una cosa positiva. Quell'improvvisazione ha dato questo secondo album così come lo conosciamo. Quindi la frase che gli fa dire al bambino "un giorno cambierò il mondo" è una frase di speranza, nonostante la disperazione, nonostante tutto quello che succede lì attorno a loro, nonostante vedano anche la disperazione dei fratelli del nord che si uccidono tra di loro. Giocare sulle macerie di qualcosa può essere l'inizio di qualcosa di nuovo. Lì si inserisce il ritornello che si ripete. Gioisci, anzi, gioisco. Davanti a quella visione, davanti a quella consapevolezza, davanti a quella speranza, la canzone si conclude con un urlo di questo padre che dice: dimmi come dovrei fare, dimmi cosa dovrei dire. E la risposta: non posso cambiare il mondo, ma sicuramente posso cambiare il mondo dentro di me. Io gioisco. A questa canzone, qualche traccia dopo, si unisce un'altra canzone, Scarlet si intitola. Questa canzone è solo strumentale, effettivamente, con la voce di Bono in sottofondo che ripete quel gioisco, gioisco. E quando gli chiesero spiegazioni di questo brano, la cosa che lui disse a proposito è stata: sono tempi difficili, abbiamo bisogno di gioire, abbiamo bisogno di ricordarci di gioire. Stay, ogni domenica alle 13.
Tu cosa ne pensi di questa canzone? Scrivilo nei commenti o manda una mail all'indirizzo bmip.podcast@gmail.com. Alla prossima!